L'amichetta. Avevo più o meno 9 anni quando andai a dormire dalla mia amichetta Sara. Compagni di banco alle elementari. Ci siamo persi alle medie, capitando in sezioni differenti a causa della lingua straniera scelta come preferenza. Io francese, lei inglese. Quella sera, dopo aver cenato con la sua famiglia, corriamo entusiasti in camera per condividere i momenti di divertimento che due figlie uniche, come noi, non godono abitualmente. Ad esempio, ridere sotto le coperte, quando la luce è già spenta e i genitori ti intimano di smetterla. Ci abbuffiamo di queste sane risate per alcuni minuti, fino a quando Sara scoppia a piangere e mi chiede di correre immediatamente sul suo letto e stringela più forte che possono le mie braccia. Quello che mi racconta mi provoca sofferenza, ma non ho alternative. La piccola mi spiega un fenomeno che si ripete da molto tempo. Lei avverte una presenza negativa sedersi sul suo letto e che poi si sdraia proprio accanto a lei. Pur immaginando la risposta, le domando se ha già condiviso questa terribile esperienza con i genitori e mi conferma di averlo sempre taciuto, perché non li avrebbero mai creduto, pensando che si possa inventare tutto solo per attirare la loro attenzione. Mi racconta di frequenti strani accadimenti quando rimane sola in casa, anche per pochi minuti, mentre la madre scende dalla vicina per recuperare qualche ingrediente dimenticato. Le luci si spengono e accendono. La radio la tiene improvvisamente compagnia, a volume sostenuto, e qualche cassetto lasciato chiuso improvvisamente lo ritrova aperto. Ormai non teme più questi momenti, ma i primi mesi erano lacrime di paura, che la madre usava per metterla in punizione, considerando tali racconti solo stupide bugie. Ero consapevole di quanto fossero vere le sue confidenze, perché quando entrai la prima volta in quell'appartamento provai sensazioni poco gradevoli. Nulla di visibile ad occhio nudo, solo percezioni che mi provocarono intenso disagio. Mentre la abbraccio, sento il suo cuoricino battere veloce. Abbiamo la stessa età, ma solo i nostri corpi fisici ci rendono coetanei. E quello che vive è difficile da sopportare, così giovani senza un supporto genitoriale. Le spiego che tali situazioni e emozioni le vivono le PAS, persone altamente sensibili. Individui che avvertono i sentimenti della gente con un'intensità più elevata rispetto alla normalità. La tranquillizzo, affermando quanto tutto ciò sia un dono del quale non è consapevole e che solo lei avrebbe dovuto maneggiarlo con cura e lentamente trasformarlo in uno strumento utile per se stessa e per chi avrebbe incontrato. La paura è una reazione assolutamente razionale e comprensibile, perché tutto ciò che si cela dietro l'oscurità incute terrore. Ma lei avrebbe dovuto reagire pregando, recitando tutte le preghiere imparate finora, perché l'amore l'avrebbe aiutata nel fronteggiare questi momenti di angoscia con l'invisibile. Le sue lacrime si appoggiano al cuscino. Smette di singhiozzare
ed insieme recitiamo le preghiere imparate a catechismo. Un susseguirsi di Ave Maria e Padre Nostro, fluttuando nella stanza per una decina di minuti, fino a quando lei si lascia cullare dalla morbidezza delle lenzuola e io con lei sprofondo in un piacevole sonno. La mattina seguente ci ritroviamo abbracciate sullo stesso letto. Sara mi sveglia con lo schiocco di un bacio sulla mia guancia sinistra, per poi confessarmi di aver dormito serenamente per la prima volta dopo un paio d'anni. Ci alziamo, facciamo colazione con 2 fette di pane tostato, burro e marmellata, fatta in casa da suo padre. E quando siamo pronti per la scuola, sua madre ci accompagna in auto fino all'ingresso dell'istituto.